Cosa sarebbe successo se non ci fossero mai state guerre sulla Terra? Trame di molti libri e film di fantascienza spesso ci raccontano che nel futuro le persone hanno rinunciato alle guerre e vivono in pace l'uno con l'altro, seguendo certe regole. Ma anche in queste opere, spesso si scopre che la società non è così giusta e i protagonisti iniziano a lottare contro questa ingiustizia. Inoltre, il problema viene quasi sempre risolto con metodi militari. Ma è possibile costruire una simile società nella realtà? E come sarebbero il nostro pianeta e l'umanità se le persone non avessero mai combattuto tra di loro? Il nostro canale è stato creato per spiegare in termini semplici l'emergere e lo sviluppo della vita sulla Terra, oltre alle ricerche scientifiche e ai progressi in questo campo. Se vuoi essere il primo a sapere della pubblicazione di nuovi video e condividere la tua opinione nei commenti, allora iscriviti al canale Human Evolution X. Per aiutare nello sviluppo e nella promozione del canale, puoi mostrare il tuo apprezzamento per il nostro lavoro mettendo mi piace. La guerra è il fenomeno più terrificante nella vita delle persone, indipendentemente dal paese e dal periodo in cui vivono. Ma fin dall'inizio della sua storia, la società umana ha risolto la maggior parte dei conflitti con la forza. Molto probabilmente, tutto ebbe inizio quando i primi esseri umani si resero conto che potevano ottenere certi vantaggi o risorse a spese dei loro vicini. Tuttavia, la guerra come fenomeno non può essere considerata una pura invenzione umana. Qualsiasi animale combatterà con estranei o predatori per il territorio, così come per la propria vita e quella dei suoi discendenti. Ma solo tra i primati, tra i quali rientrano anche gli esseri umani, questo assume proporzioni completamente diverse. Si sa che periodicamente i giovani di alcune scimmie si riuniscono in piccole bande e compiono incursioni nei territori di branchi estranei. Non cercano di scacciare i vicini dal territorio o di sottrarre risorse preziose. Queste incursioni sono un atto di intimidazione e un'espressione di aggressione al di fuori della propria società. Da tempi antichi, pensatori e filosofi hanno cercato di definire il fenomeno chiamato guerra. Volevano capire e spiegare ciò che ci spinge a desiderare di distruggere persone che sono in qualche modo diverse da noi. Una delle ragioni più comuni per l'inizio delle guerre sono le divergenze religiose. Persone che credono in certi dei cercavano di dimostrare la loro superiorità sugli altri dei, i dei vicini. Naturalmente, si riteneva che la vittoria sarebbe andata a coloro che credono nei dei giusti o che eseguono correttamente tutti i riti. La maggior parte degli insegnamenti religiosi giustifica l'uccisione o la schiavitù degli infedeli. Tuttavia, forse la componente religiosa è sempre stata solo un pretesto per attaccare i vicini. Alcuni filosofi e scienziati spiegano tutte le guerre come una semplice lotta per risorse, cibo e le ricchezze della terra. Conveniamoci, è molto più comodo trarre beneficio appellandosi alla volontà di Dio o ad un'altra giustificazione. Ad esempio, Erodoto credeva che ogni guerra potesse avere una sua ragione e che questa dovrebbe essere determinata in base al contesto storico specifico, alle decisioni dei leader e ad altri fattori. Ma molti ritengono che le cause di tutte le guerre debbano essere ricercate nella psicologia e nella natura umana. Il pensatore greco antico Tucidide riteneva che nell'uomo ci fosse un'inclinazione innata al caos e alla distruzione. Più tardi, Sigmund Freud spiegò che, per esistere normalmente, gli esseri umani devono indirizzare questa energia distruttiva verso stimoli esterni. I suoi seguaci ritenevano che la soppressione di questi istinti primordiali da parte della società normale provocasse un'epidemia di psicosi che culminava nella guerra. Questo tipo di comportamento è particolarmente tipico degli uomini. L'unica maniera per evitare la guerra sarebbe non permettere a politici ossessionati da questa psicosi di accedere al potere. Tra questi, essi citavano Hitler, Mussolini e Napoleone. Ma, considerando la società degli antichi nomadi delle steppe o degli scandinavi nell'epoca dei vichinghi, non vi erano restrizioni nell'esprimere questa energia negativa. Per loro, la guerra non era solo un mezzo per arricchirsi, era una pratica comune del loro sistema tribale in cui ogni uomo era un guerriero. Alcuni psicologi ritengono che tali manifestazioni di comportamento aggressivo negli esseri umani siano il risultato dell'evoluzione. Questo tipo di comportamento sarebbe comune in molte specie animali. Tuttavia, la presenza di intelligenza e lo sviluppo del progresso tecnico hanno permesso a questa caratteristica naturale di evolversi al livello attuale. I sostenitori della teoria antropologica rigettano tutti gli argomenti dei psicologi.
credono che questa propensione all'aggressione verso altri umani sia influenzata non dalla genetica, ma dalla cultura. Questi ricercatori sostengono che la tendenza delle persone a iniziare guerre sia causata da fattori religiosi, culturali e sociali che si sono formati in una società specifica sotto specifiche condizioni. C'è anche una teoria politica sull'origine dei conflitti armati. Secondo questa teoria, la guerra è la continuazione della politica attraverso metodi coercitivi. Gli studiosi che condividono questo punto di vista ritengono che ogni Stato, inevitabilmente, tenda a espandere i suoi confini. Solo confini naturali come montagne, mari e fiumi possono limitare questa espansione. I loro avversari sostengono che la guerra sia un fenomeno esclusivamente sociale, causato dalle condizioni sociali e dalla struttura degli stati in conflitto. I sostenitori di questa teoria hanno persino sviluppato una classificazione delle guerre e cercano di prevedere l'emergere di conflitti militari in futuro. Una delle teorie più interessanti sull'origine delle guerre è la teoria dell'informazione. Suggerisce che tutte le guerre scoppiano a causa della mancanza, da parte di una o entrambe le parti in conflitto, di informazioni sufficienti per risolverlo pacificamente. Di conseguenza, la parte che perde è quella che ha valutato in modo inadeguato le proprie capacità e le forze del nemico. Ma, qualunque sia la causa dell'origine del fenomeno della guerra, ci sono due opinioni diverse sulle conseguenze di un mondo senza guerre. La visione negativa suggerisce che il mondo non avrebbe potuto sopportare tale situazione. Il sovraffollamento del pianeta sarebbe avvenuto molti secoli fa, portando carestia, povertà e insalubrità ovunque. Tuttavia, è probabile che una società umana incapace di fare guerra avrebbe seguito un percorso storico diverso. L'attuale panorama mondiale potrebbe sembrare così. Le persone decedute nelle guerre di varie epoche avrebbero potuto essere gli antenati di grandi scienziati, governanti, inventori o avrebbero potuto contribuire direttamente al progresso dell'umanità. Questo avrebbe portato a uno sviluppo diverso di cultura, scienza e tecnologia. L'ordine politico del mondo sarebbe stato completamente diverso. La difesa dei confini statali avrebbe perso ogni significato. È possibile che il concetto stesso di Stato sarebbe scomparso. Le persone avrebbero potuto muoversi più liberamente nel mondo. Ci sarebbe stato un aumento degli scambi culturali e delle interazioni sociali tra diverse nazionalità e confessioni religiose. Non ci sarebbe stato bisogno di spendere una grande quantità di risorse per mantenere eserciti e industrie militari. Queste risorse avrebbero potuto essere concentrate su altri settori. Persone libere dal servizio militare avrebbero potuto beneficiare la scienza, l'istruzione e altre aree pacifiche della vita. Forse lo sviluppo tecnologico sarebbe stato meno intenso, dato che molte invenzioni avevano inizialmente un orientamento puramente militare. Ma, d'altra parte, ciò avrebbe potuto avere un impatto positivo sull'ecologia del pianeta e sulla conservazione della natura. Forse tutte le innovazioni avrebbero trovato un'applicazione immediata nella vita civile? Per esempio, i razzi potrebbero essere stati concepiti fin dall'inizio come mezzi di trasporto spaziale e non come mezzi per consegnare testate nucleari. Molte città moderne avrebbero avuto un aspetto diverso. Non ci sarebbe stata la necessità di costruire fortezze e castelli, né di circondare gli insediamenti con alte mura. Parte delle città non sarebbe stata distrutta e avrebbe conservato il suo aspetto storico. Alcune città potrebbero anche essere state situate in luoghi completamente diversi. È un evento orrendo come i bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, con le sue conseguenze nella forma di morte di persone e malattie di diverse generazioni dei loro discendenti, semplicemente non sarebbe accaduto. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale, mettere mi piace e condividere il video con gli amici. La vostra opinione è importante per noi e saremo felici di ascoltare i vostri commenti e suggerimenti nei commenti qui sotto. Continuate a seguirci per ulteriori approfondimenti interessanti sulle peculiarità della società umana e sulle relazioni tra le persone e la natura nei prossimi video sul nostro canale. Grazie per aver guardato fino alla fine. Puoi scoprire di più sulle peculiarità della società umana e sulle relazioni tra le persone e la natura in altri materiali sul nostro canale.